Amici, un saluto da Jack Lone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Ciao a tutti e che bello, abbiamo già Elettra qua che inizia a saltellare da tutte le parti. Benvenuti, benvenuti. E eccoci qua, sì. Perfetto, fatemi un attimo leggere un messaggio che mi ha scritto Andre. Jack, ho visto in live il nuovo Warzone. Che stavo avvisando, no, più che altro, oh, che cavolo, sembra bello, quindi il nuovo Warzone praticamente vuol dire che sarebbe quel Call of Duty online, tutti i Call of Duty sono online ovviamente, come tutti sappiamo, ma intendevo il Call of Duty, quello wow, ma ciao mica, che simpatica questa. Allora, io faccio subito partire, è fantastica, sì, buonanotte, il mio audio, ecco qua. Che non ho ancora fatto nulla, come già detto, perché abbiamo la gatta che non mi lascia premere pulsanti, mi si è messa davanti alla tastiera e quindi insomma è un po' una situazione particolare, ma ci proverò. Vedo se riesco anche intanto a avere la chat del cellulare. Si vede una coda, è la coda che mi fa anche starnutire, sta coda davanti al naso, non starnutire. Già io la mattina sono sempre raffreddato, infatti il mio problema di fare le live al mattino è che sono perennemente raffreddato, perennemente vuol dire che non mi passa più, 365 giorni all'anno mi sveglio con raffreddore, ragazzi, è una roba boia, se dà fastidio. Allora fatemi aprire intanto Discord, non per andare ancora in chat, ma per avvisare della live, c'è la chat, lo facciamo poi dopo, e poi facciamo sto Duolingo, così finiamo unità 9. Aspetta, chi è che mi scrive? Mi scrive Leonardo, ok. Ovviamente era contento dell'immagine che gli avevo mandato l'altra volta del gatto wrestler. Il gatto wrestler. Va bene, ci sono, dai, non perdo più altro tempo. Andiamo. Oh, vi condivido lo schermo. Oh, che bello, guardate, ci siamo. Ciao Leonardo! Stavo leggendo i tuoi messaggi, Leonardo. Ho visto appunto che mi hai detto che ieri hai fatto anche tu Duolingo ieri. Cosa hai fatto? Che lingua hai fatto, Leonardo? Raccontami. Cos'è che ti incuriosiva di più? Leonardo, quale hai fatto? Tanto qua ora Elettra. Bella Leo. Ah, chi è che mi scrive? Ah, ma sei tu. Sempre Leonardo, grande mitico. Allora, va bene, faccio subito partire. Io ricordo la volta scorsa abbiamo iniziato l'unità 9. Abbiamo solo 3 unità per concludere la sezione 1, poi penso che con le live potremmo fermarci, forse sì, forse no, vediamo. Inglese e spagnolo, oh bravo, vero che lo spagnolo è più facile? L'amica sta facendo un attacco in stile tigre, no, mi sta facendo la mossa della tigre, quella che ti lancia su e poi ti butta a terra, no, non so se la conoscete, vabbè comunque tu sì, io l'hai già vista sicuramente. Allora, boia, se ne faccio qua. Frio. Frio, che frio. Lo dico io oggi se è frio. Padaria. Legal. Loja. Sim, faz frio. Sim, fa frio. Now, aqui faz frio o no outono, cioè praticamente autunno. L'attacco del... Faz frio aqui no outono. No. No. Nossa, faz frio no outono. Nossa, torpedo semimata. Nossa era quella canzone là. Nossa. Quella là è un setupego che diceva nossa. E vuol dire wow. Cioè, non ho i sound, scusatemi, devo abilitare i sound. Ma io non ce l'ho il sound del wow, perché ci pernicia, si spulcia, e si pulcia pure. Non mi lascia neanche giocare, fare attività, incredibili attività, è come fare palestra ma con la testa. Ok. Ah, boia, datemi il tempo di aprire questo. Micia, facciamo così, ti lascio andare su a guardare fuori, mi ha preso pure la cuffia. Non voglio che mi faccia come l'altro giorno. Ho ancora male all'orecchio, da venerdì che mi ha tirato la cuffia fuori. Ah, che roba. Ciao Ice, benvenuto. Nossa, quindi wow. It's cold in the fall. Cioè, fa freddo nell'autunno. Faz frio aqui no outono. No. Luis, faz frio no outono. Nossa, faz frio no outono. Nossa, fa frio no outono. È sempre la stessa frase. Faz frio no outono. Faz frio no outono. Boom. Sentiamo se va. Va bene, Leonardo. A parte il raffreddore, che purtroppo oggi... Perché non va il boom?
Oh, na minha pancia non ce la faccio Frio. Outono. Faz frio. Faz frio aqui no outono. It's cold in the fall. Avete dormito bene stanotte? Io mi sono trovato subito tipo in paralisi appena sono andato a dormire. Mi sono messo lì, ho sentito i piedi che mi levitavano, andavano sopra il letto, quello che vedete, andavano su. Ho detto, oh boia, questi non possono essere i miei piedi non vanno fino in alto sul soffitto. Mi sono proprio allontanati i piedi. Ho detto, e credo, sono in paralisi. Ok, cominciamo allegramente. Ecco qua. Ok, faz frio. No, outono. Ragazzi, ma è sempre la stessa frase ripetuta ancora. C'è tutta la... Ancora. Faz frio. Qui c'è... Qui. Quindi è qui. Non senza parole, la stessa frase ripetuta 10-20 volte. Vabbè. Sapete che stanno aggiornando, ragazzi. Ci faccio vedere una cosa bellissima. Però non voglio condividere lo schermo mentre ci sono i miei segnalibri per ragioni di privacy. Ciao Andre! E faccio vedere una cosa. Faccio vedere questo. Non so quanto sia affidabile. Come stai Andre? Che bello sentirti. Scusatemi, sono un po' corto di voce oggi. Che praticamente stanno già lavorando. Cioè è già attivo, ma come testa B, il portoghese B2, vuol dire praticamente la versione estesa del corso. E infatti si è... Grazie a... Vedo che infatti hanno già sistemato queste, perché vi faccio vedere quando fanno il coso, diventa praticamente come questa qua è l'italiano, però diventa 10, che poi non è 10 la nostra, sono 11, 30, 30, 60, poi 250, 250, 200, 200. Quindi praticamente abbiamo già questa qui che è 11, la nostra, 30, 30, 60, quindi vuol dire che si sta già adattando. Quando poi arriverà ci sarà il corso completo, dall'inglese ovviamente, dall'inglese, non dall'italiano, dall'inglese. Quindi sono soddisfatto. Si sta avvicinando anche la nuova versione estesa del corso di portoghese. Le date erano approssimativamente per la fine di aprile, ma Saci, se ne voglia, vai a vedere gli aggiornamenti, proprio certi. Gli aggiornamenti di cosa? Di cosa, Andre? Di cosa? Di cosa gli aggiornamenti? Di che argomento? Dimmi di cosa, Andre. Certo che lo voglio fare infatti la seconda parte sono poi con Lio. Sì, guarda, lo facciamo dopo che c'è anche Lio con me in vocale, facciamo così. Lo faccio, promesso. Finisco le mie lezioni. Italiano. Frio. Ma mi sa che oggi faccio solo unità 9, In casa. Buongiorno, mio imperatore. Comettino, scommettevo che eri tu dal No sound. verão. Io vi riconosco dal sound. Se c'è sacerdote penso ad Andre. Se c'è imperatore penso a Comettino. Verão. Noverao. In the summertime. Ok, faz calor in janeiro qui. Janeiro. Faz Gennaio. calor na minha. Calos. Favos. Calos. Sì, ma sta pronuncia IA mi uccide. Calos. Calor. Cioè, capite che la IA ha un'altra pronuncia. It's party time! P-A-R-T. Why? Because I gotta! Però ripeto, quando vedete certe pronunce fatte da persone, come il latino, è una roba che faz frio in tutta la janeiro. vita è meglio la pronuncia IA di quelle pronunce lì. Però mi piacevano le pronunce vere fatte da persone per queste lingue qua. It's cold in January. Maria, faz calor no verão aqui. Faz calor no verão? Sapete che Duolingo ha avuto un grosso problema da quando hanno detto AI first, ovvero intelligenza artificiale prima, hanno detto punteremo molto. Il problema è che hanno perso un sacco anche a livello di azioni e non hanno più annunciato quanti utenti hanno, perché probabilmente ne hanno persi molto. L'annuncio su Telegram, quale? Quello nuovo, quello vecchio? Sì, ho visto che ti ringrazio che avevi avvisato che c'era la live in 86 minuti. Alla fine sono partito puntuale, non pensavo ragazzi. No, infatti ha fatto arrabbiare molte persone. All'inizio avevano sostituito i beta tester con quelli della IA, poi però sono ritornati indietro, come fanno quasi tutte le aziende, anche Amazon e tante altre sono tornate indietro. Minchia, ma fammi bere almeno. E questa è l'ora, lì la mattina, sono sempre i gatti che... Allora, Ana, faz calor em julho. è una frase triste. Faz frio em julho. Bem,
em, Più che altro perché ti accorgi della totale mancanza di empatia di quelli che ignorano il fatto che hanno sempre usato delle persone e dire ma la IA è più facile da usare. Grazie, sì, non devi pagare la gente. Però O meu maiô. hanno poi cambiato le cose. Maiò. Maiô. Ah, il maiò non è il maglione, è, come dire, il costume. O meu maiò. Abbatti in sud. maior, Faz calor em janeiro? Come sta Leonardo? Se qualcuno vuole indovinare il videogioco che mi ha messo uno stress. Bomba 98. Lio Bomba 98. Quello ti mette una nostalgia incredibile, mamma mia. Is hot in... Ah no, is it hot si dice in inglese. Is it hot in January? Wow. Wow era Nossa, vero? Nossa. Wow. Ok. Faz frio in... Com'era? Ulio? Ulio? Ho scritto così? Ho scritto giusto. Ma cosa ho sbagliato? Ho sbagliato. Allora, sim faz frio in janeiro. Vabbè, questo è facile. Ecco perché sbaglio. Sono un traduco. Faz frio in janeiro. Che poi è una domanda del cavolo, eh. Or sarà o. O. Ulio. Che domanda è ovvio che fa. Ah, però è vero che lì è tutto invertito, vero? Facciamo così. Inizia, vai. Ho bisogno di spazio, ragazzi. Portoghese, bom dia, meu imperatore. Voglio leggerlo. Bom dia, meu imperatore. Bom dia, meu imperatore. Sì, ma noi usiamo il portoghese brasiliano, non quello... Sace CR7. Ma guarda, non è portoghese del Portogallo, questo è portoghese del Brasile. E quindi... I portoghesi non sono molto contenti quando gli metti la lingua latinoamericana, hanno sempre prediletto le lingue latinoamericane. Lo spagnolo non è della Spagna, lo spagnolo è dell'America Latina, latino hit, tipo messicano e argentino, l'inglese è americano e il portoghese è brasiliano, ovviamente perché a livello linguistico oggi l'America, la zona americana è il fulcro mondiale. Anche se ci spiace per noi europei, però. De noite. Di notte. Nossa. Italiano. Não faz. No meu país. No meu país. E poi hanno anche più gente. Ciao. Cioè, c'è più gente probabilmente in Brasile che in Portogallo, eh. Faz calor, não verá. Não faz calor em março. No, não faz. Faz. Não faz frio em Mamma, setembro che no frase meu lunga. país. Ok, no. It is not cold in September in my country. Ragazzi, che frase. Sim, faz frio em março. Faz frio em julho? Is it cold in July? Marzo si scrive con la C. L'Inter ha pareggiato. L'ho visto la Juve ieri, ho visto la Juve. Non è portoghese del Portogallo. No, ma infatti non è spagnolo della Spagna, eh. C'è la bandiera spagnola. Io ho chiesto il motivo alla IA, che la IA tende a dirti più o meno le cose come stanno. Ho detto, ragioni politiche, ragazzi. Ragioni politiche. Non volevano metterci la bandiera messicana e non volevano metterci la bandiera argentina, quindi. Faz frio em È tutta março. politica comunque. Faz calor em setembro. È sempre politica. Marcio scritto così con la C. Marzo. Allora, Faz calor calor em Julho. julho. Faz frio em setembro no meu país. Meu. Faz calor no meu país. Faz calor no meu país. Faz calor. Settembre, non settembre. Quindi qua dice... Ah, qua just get hot, ma sarà la stessa cosa. Sì, è fica, mica tanto. No, lo so, ottenere. Lo conosciamo tutti quella parola in portoghese. Allora, faz calor. Mi fai venire in mente che ieri sera... Comunque, qual era la risposta di Cometino? Non era così recente. Non è recente Bomba 98. 98 è del 98. Hai i gatti da attivare? No! Vabbè, posso provare, ragazzi, è una strategia.
non ascolta neanche. Non la guarda neanche. Inter ha pareggiato, dicevi. Ciao Dav, che bello vederti. E oggi, e oggi un po' di portoghese, ragazzi. Faz calor. Non mi ricordo com'è la primavera. Primavera. Ragazzi, la gatta. Mi sta schiacciando i tasti. No. Faz calor, na primavera. Giusto. Non è... Come stai, Dav? Lo so. Mi sono perso dei messaggi perché stavo guardando il futuro di Biuriano. 3 grandi continenti. Ma non so se posso leggere a voce alta. Ma chi è che... Ma cos'è? È una profezia sta roba. È incredibile. È una profezia. Allora. Vabbè. No, ma loro vogliono tutto diviso. Non vogliono che una nazione si piglia tutto. È troppo facile. Ragazzi, se c'è commercio, se tutti possono commerciare allegramente, chi è che ci perde? No, ma che esame! Voglio conoscere i brasiliani, vorrei dire. sempre pronto, guarda. Sempre pronto. Però non è che è sbagliato come frase. Però il punto è che... cioè diciamo che se l'Europa fosse tutta allegra, unita, in sincronia, capite? Altri non ci guadagnerebbero. Non ci guadagnerebbero, ragazzi. Non ci guadagnerebbero. Non arriverebbero i grandi money. Non arriverebbero i money. Lo so. È proprio quello che vogliono, non vogliono che ci sia tutto unito, altrimenti vengono esclusi loro dal mercato, perché se noi compriamo roba, ne so, energia, diciamo, da una certa nazione, non la prendiamo da loro. La grana non ce l'hai. Deve prima andare in un certo posto. Sì. Ma deve sempre esserci qualche paese d'ostacolo, altrimenti diventa troppo facile per l'Europa, e l'Europa invece è in crisi. Maior. Chissà perché. Sì. De noite. Padaria. Outubro. Non ho capito la cosa dell'allagata, però. Come fa a essere allagata una nazione? Allargherà, non allagherà, ma allora ci vedo male io. Si allargherà. Sì, no, ma è vera sta cosa, ma è vera sta cosa. L'ultima che hai detto è assolutamente vera. Faz frio in dicembre. Faz frio in dicembre. Più che altro, sai cos'è? Aspetta, altrimenti non mi lascia fare. Più che altro, Dav, è che cerco sempre di imparare un po' di lingue. Mi piace l'idea di mettere la mente in moto, però... Faz sol em outubro na minha cidade. Pizzanni in October in my state. Ma ragazzi, ma suona proprio scritta male come frase. Faz tempo bom em outubro. Tempo. Capisco che sono le basi, però. Faz frio. Qui. Là. Faz sol no inverno. Frio. Grazie per l'Ulcamenia, Faz Lio. tempo bom em dezembro. Lio, dimmelo tu che gioco è, non posso tirare a indovinare, ci sono 3000 giochi. La scena non ci vai, in scena non ci vai se la gara non ce l'hai, devo prima andare, non ce... Dove devi andare? Questo è il messaggio importante di... Questo è il messaggio importante. Non è colpa mia come Tino, lo sai. Il messaggio di Andre. Ho conosciuto la brasiliana invece. Non vuole dircelo, ma la voce è come Chloe. È fortissima, dai. I pinball! Ragazzi, io mi sono commosso a rivedere dei gameplay di pinball. Sì, lì, quelli per Windows mi faceva impazzire, quel pinball là. C'era il mio preferito, era quello per Windows, diciamo. Faz tempo bom em dezembro. I tissanni. Faz. Sol em inverno. Da loro. No, inverno, porco cane, ho sbagliato. Faz sol. Faz tempo bom. Tenho. Tempo. Ho fatto tutto bene tranne adesso. Inverno. Faz frio, no inverno. The sun. Faz. Sol. The shining. Che frase. Ma mettimela giù. Di base, non cambiamela ogni volta. Outubro. Ho capito che si può dire in tanti modi, però. Frio. Dezembro. Não faz. No, faz, non fa. Loja. Loggia. Faz calor lá. Là. Faz frio em outubro. Faz frio in outubro. Faz frio in outubro. Boia. Là. Che poi non è quello accento sulla... Mi sentivo Federer, ci giocavo su Flash Game. Bello. Ma io guarda, certi giochi sono fortissimi. Ragazzi, guardate che sono tanto raffreddato stamattina. Tutte le mattine sono raffreddato così. Sto portando
mio canale. No, fai bene, voglio vedere. Ma guarda, ti ringrazio Lio, è che io se inizio a giocare a pinball poi non smetto più, divento proprio fissatissimo Lio, fissatissimo. Fa freddo in ottobre? Sì, esatto, come Tino. Fa freddo in ottobre, sì. E ora ti dice, Faz. caldo, fa sole, in inverno. No, non è in, è no. No. Mannaggia, io che mi distrago. Scusatemi, frase di prima. Avevo letto la frase di Primal. Primal Tornado. Allora, a vedere chi c'è qua. Vi ricordate il Prato Fiorito? Il Prato Fiorito mi piaceva che pensavo di fare tutto giusto. Sol è Sole. Sol è anche il nome scientifico dato al pianeta. Alla stella Sole. Se dico pianeta Sole, gli astronomi mi vengono a prendere ammazzate, ragazzi. La stella Sole si chiama Sol. La Terra è Luna. È incredibile, non la chiamano Moon, la chiamano proprio Luna a livello... Faz. Sol. No. Na primavera. Dani! Non a primavera. Ma perché è primavera che c'è l'inverno? È il momento di fare il casino. C-A-S-I. Grazie Dav. Mi dispiace, la faccio. Ma che bella immagine. E questo è Sephiroth, perché è così basso? Devo far vedere un Sephiroth arrabbiato. Oh, grazie Dav, un abbraccione ancora, grazie mille del supporto, come sempre. Goditi le emote. Io mi sto preparando per la maratona lunedì 23, però può essere che la faccio su Twitch, non lo so ancora, probabilmente sì, però diciamo che ho un po' le scatole girate sull'altra piattaforma per alcune cose. Prato Fiorito, ricordo che di averlo giocato su Windows 95, ma veramente, un simulatore di pizzeria italiana, ma che bello! Pizzeria italiana, cavolo, come si chiama Dav sto gioco? Come si chiama? No, mi interessa il simulatore di pizzeria. Se c'è anche la demo, ancora più interessante. Come si chiama? Mi sono perso il nome. Cavolo, è così bello. Io, Prato Fiorito, non so quanti ho tirato su quel gioco. Sì, ma non riesco a trovare il messaggio, guarda. Sto cercando, ma non so per qualche ragione non mi... Ah, no, non c'è il messaggio. Boh, non è filtrato. Si vede che non lo so. Non mi compare sul bot dei messaggi. Ah, pizza slice. Non è che magari la parola slice... Cavolo. Ah, no. Gioco, game. Eccolo qua. Perché c'è anche il nome di una pizzeria che si chiama così. A Milano, ovviamente. Sì. Pizza slice. Più un simulatore pizza slice. Ma io i giochi di pizza mi sono sempre piaciuti, dite la verità, pizzerie. Ma che carino che è. Ma che carino, sì. Ne avevo giocato qualcuno che facevi le pizze, però non era... No, questo è fatto bene, però. Questo è fatto bene, ragazzi. Per lo più positive le recensioni, guarda. Aggiungo la lista dei desideri e faccio prima. Ok, aggiungiamo in lista. No, ma sembra fatto veramente bene, veramente. Stefano Spizzeria, guarda la pizzeria di Stefano. Nostro amico Staffaro. Ecco qua. Non sapevo che Stefano avesse la pizzeria. C'è il signor Tonio. Tonio, time to get to work. Fortissimo. Io... abbastanza vario. La demo è buggata. Sì, io ho paura che sarà così anche il gioco, però. Faz. Calor. No. Primavera. Non capisco perché mi scrive primavera, mi scrive Faz. Ma Faz vuol dire fa. Na primavera. Perché ho scritto no? Nossa, faz frio, Julio, sim, faz frio, janeiro. No verão. In the summer, poverao. Come ti... Oh, grazie, Cometino, ma grazie, fate una lettera. Ma grazie, eccola! Persona! When you break me up, when you wake me up, pala. Dai che fra un po' verremo finalmente in persona, sono in ritardissimo però. Un altro sito dove puoi comprare tutti i prezzi dei giochi DLC Compare. È vero, no, ce l'avevo visto. Io per la PlayStation uso questo sito qua che vi consiglio. Io per la PlayStation vi consiglio questo, perché è fantastico, ragazzi.
Se voi volete monitorare, se avete invece, per chi ha la PlayStation, per chi ha il PS Store, questo è ottimo. PS Prices ha tutti gli sconti, fa vedere tutte le robe, è fantastico. Non voglio fare pubblicità, è un buon sito di comparazione. E c'è anche Steam, attenzione, è un PS Prices con Steam. Quindi insomma è interessante, puoi vedere. Ah beh, no, ma questo è solo per le piattaforme base, giustamente. Miaia, fa calore? No, verão. Faz calor em setembro. Come dai due? Ma che tirchi? No, come Tino non è una scelta mia, eh. Io permetterei anche 50 centesimi se potessi, guarda. Mi spiace. Ah, veramente? Fa vedere come funziona sta cosa. Io non ho mai capito perché non ho mai... quante opzioni ho io? Show support. Ma non trovo ad esempio il super grazie, ad esempio io dovrei avere il super grazie. Il super chat, fa vedere. È vero, dai 2 in su ti fa mettere il messaggio, che roba. Una volta mi sembra che c'era il messaggio a un euro. Boh. Guarda, se fai da 100 in su diventa rosso il messaggio, boia. Se mi piace il rosa 50, boia. Ma va via, che roba. Lo so, come Tino non dipende da me. Sace, devo andare a prepararmi, va bene? Se guardi su Warzone, sì, lo faccio, prometto che lo facciamo io e Lio insieme. Io e Lio insieme lo facciamo, promesso. It is warm in September. Il sole fa sol e ottobre. Faz calor no verão. Io penso che sia la parte che ho avuto più difficoltà finora. Perché ha fatto degli errori stupidi. Now. Não. Faz frio. Frio em La dezembro. volta scorsa ho detto, vabbè, sbaglio perché sono io che sono stanco. No, stavo guardando come funziona, infatti no. Ma come Tino, ma no, stavo guardando come funziona. Volevo vedere come funziona. E se devo guardare come funziona. Quale di preso sono chiavi? No, non sono chiavi, sono solo i prezzi dello store di default, DAV. È solo quando ci sono default sullo store. Purtroppo PS Prices non dà chiavi, da quello che so io. Sono solo prezzi, ti avvisa quando ci sono gli sconti. Io lo uso per vedere quando sono degli sconti, per non cercare l'intera lista della Play, guardo da lì. Lo so come dire. No, ma nel senso che una volta ho regalato una sub. Oh ragazzi, mi è arrivato dietro, me l'ha annullata. Si vede che YouTube non accetta. Io pensavo che fosse come su Twitch che puoi donare le sub, ma non puoi, si vede. Purtroppo non puoi. L'avrei già fatto. Inverno. Faz calor. No, primavera. Ah già, giusto. No è perché maschile, na è perché femminile, ha senso. No inverno, na primavera. Ecco perché cosa ho sbagliato. Oh, abbiamo finito questo. Dai. Il mio obiettivo di oggi è sto punto, l'unità 9. Finiamo questa. Sim, eu tenho um filho. Yes. I have a son. Il figlio illegittimo di Jack. Eu tenho uma tia. Un'altra vita Gasperini sarebbe stato un pellicano. Canale molto romanista, guarda. Ma io ieri ho visto la Juve, ragazzi, ha fatto un secondo gol, gliel'hanno annullato, non so se l'avete visto. Hai visto il video della lì, Leonardo? Che video era? Che ti ha sorpreso? Eugenio Umatia. Io dico che ormai se avete O Netflix Pedro quer um chá. potrete vederla lì. Vabbè, il cha, come ho detto, Chá. in giapponese il tè si dice ocha e probabilmente l'hanno importata dal portoghese, perché sarà il portoghese che ha portato il tè. Un figlio e un irmão. O magari no. O Pedro é o meu tio. Pedro is my uncle. Ricordate, è fastidiosa questa cosa che devi metterci diciamo l'articolo davanti. Ora non ricordo, ma lì c'è anche un fatidico. Ah, ok, giusto, perché Coop Miners è un pollo, visto il regolamento. Sì, il collo ce l'ha. Il collo ce l'ha, è vero, pellicano. Randy Orton perdeva. Ah, sì, so di cosa ti riferisci. Sì. Non ho visto il video, ma so cosa è successo. Però che figata. Eugenio. Tenho. È un sottegno. Só Vuol dire tenho. sole o solo. Uma. Uma irmã e irmão. Ciao, una sorella e un fratello. Solo. Come se fosse poco. Ania è mia tia. Tengo un tio. Uma tia. Uma tia. O meu irmão quer um café com leite. No, è fratello.
My brother wants coffee with milk. Per fortuna questa è facile. Oh, Pedro quer chá. chá. Cià. Ok. Tio. Irmã. Irmão, fratello. Ele. Lui. Tudo. Tutto. Andiamo avanti. Uma, Irma. My son. Meo. O meo. Figlio. Also era tambe per agua. Giusto. Era più difficile, ma l'abbiamo buttato nel cesto. Ok, quasi finita, Non nel cesto, nel cesto. A Laura é minha tia. A Laura è mia cia. La T si pronuncia C, in questo caso. Sim, eu tenho uma irmã. Yes. I have a sister. Sim, eu tenho uma irmã. O Pedro quer um sanduíche. O Pedro quer un sanduiche. Un sanduiche. Ma come Tino, ma invece senti come Tino, volevo dire una cosa. Ah, fast food tycoon. Oh, voglio dire, la pizza con i bagarozzi. Che schifo i bagarozzi. Come si chiama? Aspetta, si chiama fast food tycoon. Sì, vabbè, ma è fast food. No, non è no, è solo su Google Play. Oh ragazzi, questi li odio perché sono pieni di pubblicità. Cioè ogni volta vedi che sono quei giochi che devi farti la... Non mi piacciono perché avevo giocato un gioco simile io e mi dava fastidio che c'era sempre pubblicità di mezzo. Ti interrompeva. Preferisco i giochi su Steam perché non sono così invadenti. Deponia... Mi sembra che l'hanno regalata, l'avevo già preso Deponia. Sì, fino a domani l'avevo già preso, sì. Ma non è lo stesso allora, non è lo stesso. Sono due cose diverse, infatti. Oh, Pedro quer chá. Chá. O meu figlio também. Sim. Ele. Oh, Pedro. Sim, eu tenho um irmão. Ecco, come Tino stavo dicendo una cosa. Ma Diana, sì, fai bene. Ma come Tino, ma per spendere €1 ti ringrazio per la donazione che mi hai fatto, ma non ti conveniva a questo punto farti il VIP così toglievi le pubblicità? Cioè era lo stesso prezzo, stessa cosa, ti toglievi le pubblicità e non avevi più una pubblicità per tutto il mese, poi festeggiavi, yes, invece ti becchi le pubblicità, mi spiace come Tino. La prossima volta ti consiglio di far così, lo dico per te, non per me cambia nulla, però ti ringrazio lo stesso. Eu tenho uma tia. Eu tenho uma tia. Ela é minha tia. Io sono contento se non avete pubblicità, ragazzi. She's my aunt. Sim, ele é o Pedro. Il VIP si può usare o blog. Sì, è vero. Guarda che ci sono molti problemi però ho sentito ultimamente per chi usa i blocker, non sul mio, in generale. Ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paul ma che cazzo ti sei fumato? Ce n'è armato. Sim e Leo Pedro. Davi, io ho un suono molto interessante, questo se sei appassionato del rock vecchia scuola conoscerai sicuramente. E l'ho chiamato udito, perché è un test dell'udito. Se si sente, avete un buon udito, non è vero? Minha tia. Di Purple, ovviamente. Mia tia quer un caffè. Diventano sempre più lunghe le frasi. Uma Irma. Só. Você. Tu. Amiga. Sim. A minha. Forse. Sì. Ella è mia Irma. Che poi non scrive così, vai. Il ripasso è finito, mi mancano le ultime cose. Oggi mi sa che dopo la 9 chiacchieriamo, ragazzi. Finisco queste ultime 2 che sono una passeggiata di salute. Sono solo 2 più 1, sono 3. Museu. Maiô. Padaria. Faz frio. Italiano. Em. Ei. Espanhol.
Faz frio em janeiro ou em julho? Perché non è partito Leonardo il suono? Dovrebbe esserci. Faz frio in janeiro o è un giugno? In giugno. Faz frio em julho? Faz frio in giugno. Faz frio in giugno. Faz calor 9 gradi. O meu sobretudo. Ma non è partito il tuo sound, Leonardo, strano però. Ah, forse perché non è passato un minuto, solite cose. Cosa dice qua? O meu sobretudo. O meu sobretudo. O meu sobretudo. E vuol dire Sobretudo. giubbotto. Faz frio no outono. Faz frio aqui no outono. Scusatemi ragazzi, sono troppo raffreddato oggi. Ah, mi viene lacrime agli occhi del raffreddore. Faz frio aqui. Faz frio aqui no outono. Faz frio aqui no outono. Sai Dav, ultimamente sto portando i Call of Duty, sto tirando fuori un po' di giochi un po' dimenticati, ma Scribacchino dice cose di là. Scribacchino, veramente? Su Telegram. Thank you, thank you. Mi ha mandato un messaggio? La gatta, la cagnolina. Aspetta. Sto guardando un video su Telegram. Per chi vuole, punto esclamativo Telegram. Perché non buona? Hey, thank you, come no? Ma si fa proprio accarezzare lei. Chissà quante volte pensa al suo padrone. Ho messo su subito l'annuncio per ricerca del personale in un negozio di informatica a Milano. Sì, assolutamente. Cavolo, assolutamente, sì. Non c'è dubbio, è assolutamente un settore molto pieno. D'altronde è pieno di cervelloni che hanno fatto l'itis. Faz calor. O meu maiô. O meu maiô. Janeiro. Sim, faz frio em janeiro. Sim, faz frio in janeiro. Nossa, faz frio no outono. Qual è una bella cosa? One Piece, il Maio. Abbiamo trovato One Piece, che cavolo. Allora, non tutti, alcuni da altre. Sì, è vero, ma ci sono tanti modi per formare un informatico, ci sono tanti, assolutamente. Alemão. Maior. Però ricordo che da me andava proprio Rio de Janeiro, vuol dire fiume di gennaio. De noite. Vuol dire fiume di gennaio. Muito. Faz frio em dezembro. Perché Rio è il fiume e ovviamente di Janeiro, gennaio. Faz frio in dicembre. Faz tempo bom em outubro? Faz tempo bom in outubro. Faz tempo bom in outubro. In outubro. Não faz sol no inverno. Não faz sol in inverno. Boia. Na primavera. Na primavera. Bisogna anche la pronuncia conta. Marzo, però si scrive con questa C qua. La C francese, io la chiamo Scusate. Faz frio in marzo. Dezembro, non dicembre. Now faz calor no inverno. Sim, faz frio em setembro. Sim, faz calor lá no verão. Nossa, faz frio no outono. Faz sol em outubro na minha... Não faz frio em setembro no meu país. Scusatemi, sono andato un po' veloce. Rhodes ma no, ma Leonardo è normale, si chiamano turnil, quando un lottatore volta le spalle al pubblico e tradisce un altro lottatore, si chiama turnil, scritto così, o il turn all'inglese. Rio forse capite Brasile? No, è vero, è Brasilia, però Rio è estremamente famoso, anch'io lo pensavo da piccolo. E qui manca il canto del Brasile. Go! Mamma mia, Dav, noi possiamo godercelo in Ronaldo v Football. Grazie Leonardo, gentilissimo. In Ronaldo v Football c'è la possibilità di mettere il commento portoghese, brasiliano ovviamente, e senti proprio il go! Fantastico, dezembro. Ma questa è l'ultima, Faz calor 9 gradi. Verão. Settembre. La faz frio. Frio. Ottubro. Ma che cosa scrivo bruto? Faz frio. It's cold. Ok. Maior. Em espanhol. De noite.
Io ho sempre sta cosa abitudine di premere prima a destra e poi a sinistra. Faz calor na primavera? Si vede che sono mezzo mancino io. Is it warm? No. Need. Is it warm? No. Is. Ma boia. Mi manca during the spring. Guarda, gira risire. Em casa. Em casa. Loja. Julho. Não faz. Nossa. Faz tempo bom. The weather is good. Ok. Il tempo è buono. Alemão. Alemão. Março. Lá. E você? Ei. Sim. Sim. Faz frio em janeiro. Fatemi leggere un paio di messaggi. Allora, vero, ma ci sono alcuni gratis che sono spettacolari, altri, mannaggia la cagnara, solitamente i file bin e Q mi hanno dato un fastidio. Perché ti dà fastidio coi bin e Q? Anche i recenti FC? Sì, penso che anche nei recenti FC quest'anno non vi sarà un'uscita standalone. È vera sta notizia, Dav, lo so. Sembra assurdo, ma è così. Non è un bel segno quando fanno così, però, L'abbiamo visto con la saga di PES. Afi. È fastidioso sta parola. Faz frio. Aqui. Aqui no outono. Le ultime sono sempre più difficili, quindi. Faz Calor. calor em março. No, questa era facile, dai. Oh! Unità 9, finita, sepolta. Riposa in pace. Ecco qua. Ok, ci siamo. La prossima, ci mancano solo due unità per finire la sezione 1. Una è vai a fare shopping e l'altra è descrivi la tua casa. Quindi impareremo. Faccio solo l'inizio perché voglio vedere com'è. Pineapple, il mio cibo preferito della storia, l'abacassi. Sì. Allora, è vero Demon Tool, sì, Demon Tool. Ma come? C'è sempre Demon Tool è la leggenda. A parte che mi sembra che con Windows 11 tu hai la possibilità di creare un ISO, mi sembra che si poteva già fare su Windows 10. E tu vai su un file bin, gli dici crea come unità disco. Infatti, è meglio, sì, Demon Tool li legge. Infatti abbiamo tutti usato Demon Tool. Abacaxi. Peach. Pêssego. Va che bella faccia. Um pêssego. Uma melancia. La melancia? Melancia. Watermelon. Watermelon è l'anguria. Watermelon. Sì. La melancia. Infatti. Sì, se cerchi melancia ti esce fuori sta bestione qua. Quanto custa un pêssego? Si chiama Win Biniso, non lo conoscevo. Sì, non lo so ancora, Leonardo. Dovrei 99% domani sì. Poi vediamo per mercoledì se posso. Domani, comunque vi faccio poi sapere domani. Sì, domani sono là alle 4:30. Faccio vedere, vi spiego cos'è per chi non sapesse. Sto portando il Assassin's Creed Brotherhood e lo sto portando sul canale di una mia amica e sono oltre a metà gioco, quindi sta settimana ci diamo una bella spinta in avanti. How much is a peach? Pesca. Ehi, quanto custa un abacassi? Eu preciso de um pêssego. I need a peach. Ho bisogno di una pesca, vedi, ho bisogno disperatamente. Eu preciso de uma melancia. Eu preciso di una melancia. Da non confondere con la melanzana, è l'anguria. Pineapple, abacaxi. Ma che bel nome, abacaxi. Um abacaxi. Tem um mercado perto daqui. Ottimo, eu preciso di una melancia. E você? Artes. De noite. Espanhol. Pêssego. Frio. Uma melancia. Uma melancia. Uma melancia. Ah, posto. Tiago, eu preciso de um abacaxi. E você? Eu preciso di una melancia. Dice, Tiago, ho bisogno di una abacaxi. E você? Ho bisogno di una melancia. I need. Eu preciso di una melancia. Ma com'è facile? Niente spoiler su cosa? Ah, beh, su Assassin's Creed, ovvio. Sì, esatto, è un progetto, lo faccio una volta all'anno. Mi hanno già votato sul suo canale per farmi tornare nel 2027, non so con cosa. Quindi, però per tutto il resto dell'anno sono qua, tranquilli ragazzi. Mi rivedrete 5 giorni o 6, se veniamo anche la domenica. Cioè, non vi preoccupate, ci sono poi.
Quanto custa abacaxi? Però appunto è un gioco breve, penso che sulle 10 live lo finisco circa. 10, 11, 12 live, to. Ehi, Quanto custa abacaxi. abacaxi aqui? Ok. Quanto costa un ananas qui? Vedi che è un po' più difficile, ma sempre facile. No, ma ragazzi, ma è facile questo argomento, è facilissimo. 2. 2. Garrafa. La bella garrafa. Ma che vedete garrafa, Scusate ragazzi. Oggi proprio sono in condizioni... Domani. Sì, e lo faccio per lei, perché io già Assassin's Creed Brotherhood del mio canale l'ho portato 2 volte. 2 volte l'ho portato su da me. Ormai è inutile, lo faccio vedere. Se volete vedere Jack Leone che gioca a Brotherhood, salute, ma mica tanta, No, ma io la mattina sto sempre così, tutti i giorni. Garrafa. Mais água. Mais acqua, più acqua. More water. Mais. Mais. Uma garrafa d'água. A bottle of water? Uma garrafa d'água, por favor. Una garrafa d'acqua, por favor. Quando ho iniziato a fare Preciso de 2 abacaxis. portoghese dall'inglese non esisteva dall'italiano, poi adesso l'hanno messo. I need 2 pineapple. Sim, 2 abacaxis. Yes, 2 pineapple. Não, eu preciso de 2 abacaxis. De 2 abacaxis. Tra l'altro ti insegna anche i numeri. 2 abacaxis. Vedi. E 1, 2 e 2. 2 pêssegos. Pessegos. Pêssegos. Não, eu preciso... Now, eu preciso de 2 pessegos. Você precisa de um Tra l'altro pêssego. è molto più facile questa della precedente. Qua non c'è da scervellarsi. You need a peach, right? Per quello che non c'è la domanda, perché c'è virgola, right? Eu preciso de 2 Eu preciso de 2 pessegos, por favor. Você precisa de pessego. Né. Cosa c'è scritto? Una grappa? No, non è una grappa, è una bottiglia. Vedi te come Tino che pensi sempre al grappino, No, David, ce l'ho, Mirage, ma non ce l'ho, ce l'ho completo, nel senso, completo, il DLC è gratis. Ho finito Shadow, se ti interessa. Ho finito Assassin's Creed Shadow, mi ha deluso, miglior setting di sempre, vedete il Giappone feudale, bellissimo, ma un gioco che come trama è veramente vuoto. Non è mai assaggiato... Leonardo non si è obbligato, Pensa che qualsiasi islamico non beve una sola goccia di alcolico in tutta la vita. In live no, l'ho portato per conto mio. 60 ore, sono al DLC, ma è veramente vuoto come trama. Penso che uno, non c'è più... Per cosa vi dico questo? Sto preparando un video dove parlerò di un progetto di come farei io un prossimo Assassin's Creed fatto come si deve, secondo me, con un colpo di scena intenso, l'ambientazione, ve lo anticipo, prima guerra mondiale. Sarebbe proprio wow! Anche se ho paura che l'utilizzo di nomi storici così recenti sia una grana, però vediamo che ho un'idea. Si sono cambiati in peggio, hanno tolto il presente. Dovevano fare un progetto con una sorta di animus che mandava avanti la trama. Sì, no, hanno fatto Prince of Persia, forse non si farà neanche. Oh, nego, ma che cazzo dici? Hanno cancellato. Ma che cazzo ti sei fumato? Ce n'è internato. Ma hanno proprio cancellato Prince of Persia, mi sa. Você precisa de 2 abacaxi, né? Paolo Beneguzzi. Questo andava forte da quelle parti. 2 abacaxi e uma garrafa. Vedi, una garrafa non è una grappa, è una bottiglia. La caraffa, praticamente. La caraffa d'acqua. Vecchio caro carafone. O carafone, mango. Manga. Wow, leggo un manga, mi mangio un mango. 3. Sim, eu preciso de 3 abacaxis. Eu preciso de 3 abacaxis. Praticamente è linguaggio da elementari. Spumeggiante. Laranja. La laranja. 3 pêssegos. Vabbè, ma dai, ma scritto così. Che cacchio. Troppo piglio. Laranja. 3 melancias. Ma dai, scritto col numero così. Faz frio em março? Is it cold in March? Ancora? Ma sta frase è vecchia, perché? Você precisa de uma manga, né? Precisa de uma manga, né? Sta frase era veramente Quanto custam 3 abacaxis? How much
2, 3, watermelon cost. È un po' un casino in inglese. Poi non è watermelon, è pineapple. È un po' un casino in inglese. Eu preciso de uma manga. Eu preciso de uma manga também. Cos'è questo simbolo? Grazie per i pianetini. Facciamo un attimino, Leonardo, appena posso. Custam 2 abacaxis e uma Finisco laranja. questa sessione qua, breve, con le parole nuove, e poi andiamo con Lio su Discord. Quanto custam 2 abacaxis e una laranja? Laranja. Come si pronuncia? Laranja. Laranja. Sim, eu preciso. Sim, eu preciso de 3 abacaxis. 3. 3. Scritto proprio come Trebbiano. Quale? 3. Come in francese. Você precisa de uma manga. Manga. Allora, quanto? Custam 3 abacaxis. Facile. 3 abacaxis. 3 abacaxis. No, melancias. E 2 abacaxis. 2 abacaxis, por favor. Por favor. Più lunga in inglese come frase. Cavolo, più tardi ma va bene Leonardo, ricordati che hai il limite quotidiano dato dall'energia o dai cuori. Se non sbagli mai, hai tanti cuori. Se sbagli, boia. Dipende dal sistema che c'hai sul tuo. Laranjas. Oranje. Tem Quasi 3 finito. abacaxis. There are 3 pineapple. Tem só 3 pêssegos. Tem só 3 pêssegos. Tem. Duas. Cos'è duas? Cos'è duas? Cos'è duas? 2. Perché è scritto duas? Ma perché duas? Non ho mai visto duas. Non ho mai visto sta parola. 2 mangas. Ma perché duas? 2 mangas. Ah, esiste un plurale? No, non ho mai visto sta roba. Eu preciso de 3 laranjas. Preciso de 3 laranjas. Non ho mai visto una lingua Tem 2 mercados. dove una parola, dove un numero può diventare plurale, ma è già o cambia col maschile e femminile. Che strano, ragazzi. Non ho mai visto una roba del genere in nessuna lingua. There are 2 markets. Mercados. Tem 2 Tubo di mercados metallo. na minha cidade. È certo che fai punti esperienza. Plurale? No, non esiste il plurale di 2, sarà il femminile di 2. Tem 2 mercados na minha ciudade. 2 mangas. 2 mangas. Vedi che... 2. E non è scritto 2 o 2. Qual è la differenza tra 2 e 2? Vedi? Ecco, spiegato. 2 è masculino e muitas vezes è usato per palavras terminadas en mo. 2 è femminino e usato para palavras terminadas en ma. Visto? 2, quindi praticamente esiste il 2 femminile. Mi confonde da morire sta cosa. Laranjas. 2 laranjas. 2 laranjas. No, tem padaria. Padaria. Non avevo mai visto un numero che cambiava in base... Nossa. Cioè, in nessuna lingua che conosco io. Mangas. No, mangas. Perché non c'è il mango? Inglês. Francês. Falar. Quindi, mangas vuole anche dire... Mangas. Cos'è sleeve? Vuole anche dire manica. Ah, mangas vuole anche dire manica, però vabbè, non Eu è preciso de uma melancia, né? casino. Sì, esatto, verbo essere. Eu preciso. Janeiro. Julho. Frio. Mercados. Laranja. 2. Tem só 2 mangas. Tem só 2 mangas. Tem. Niente. Tem. Cosa ho detto io? 2. Che errore... Beh, un errore comunque che ci sta, perché non avevo mai visto questa... Non avevo mai visto in tutta la mia vita una lingua dove il numero cambia in base se è maschile o femminile. No? La prima volta che mi succede, ultima di oggi, poi facciamo un po' chiacchierata. Sim, 2 abacaxis. Tem 2 mercados. Tem 2 mercados. Uma garrafa d'água, por favor. 3 abacaxis. Tem 3 mercados na minha cidade. Andando 3 veloce. pêssegos. 3 pêssegos. 2 laranjas. Tem só 3 pêssegos. Só Ci sono 3 solo 3 pêssegos. pesche.
Dragone Tripicis. Tem um mercado perto daqui. Grande comettino, buon vino. Dopo pranzo mangio un panino con la salsiccia. Grande il panino con la salsiccia. Io oggi mangio anch'io bene. Domenica, ragazzi, bisogna buffarsi bene. La domenica è il giorno della buffata. Ecco qua. Ottimo, preciso la melanza. E você? Olha, tem um mercado. Olha! Ottimo, preciso le do 3 pessegos. Tem um mercado perto daqui? Sim, precisa de 2 pessegos, né? Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Come fa a sapere che ha bisogno di 2 pesche? E che cavolo. Ok, ci siamo, La prossima volta... Facciamo adesso la storia. Cioè, facciamo adesso la storia. Vegetariano. O vegetariano. Vikram lê o cardápio em um bom restaurante. Le storie sono un passatempo. Legge il menu. Cardápio. Bom dia. Bom dia. Oi, eu tenho uma pergunta sobre o cardápio. Cardápio. Che era? Mi sono dimenticato il menu. Eu sou vegetariano. Sou vegetariano. Vocês têm comida vegetariana? No, non mangio la carne. Sim, nós temos bifes muito bons. Bife sono... Ah, beef. Sticks, ovviamente, beef. Bife é carne. Eu não como carne. Ah, sim, desculpe. O frango é muito gostoso. Frango. Chicken. No. Ehi, fermo, il cameriere ha detto che il pollo è delizioso. E lui è vegano, non può mangiare. Frango é carne. Cioè vegetariano, scusa. Eu não como carne. Non mangio carne. Nós temos salada. O comunque fanno davvero così in alcuni ristoranti, non sto scherzando, Andiamo insalata. Oh, finalmente insalata. Eu gosto de salada. Você tem salada de quê? De tomate, cenoura, peixe. Pesce, sì. Insalata di pesce, certo. Eu não como peixe. Eu sou vegetariano. Nós temos batata frita. Oh. Tudo bem, batata frita. Batata frita, perfeito. Com hambúrguer? Ripeto, alcuni veramente fanno così, C'è gente che non capisce. Não, sem carne, por favor. Ok, è arrabbiato perché si dimentica che lui è vegetariano. Lo fanno davvero così, cardápio, quindi è il menù. Tegno. Sobre, about, comida, cibo. Without, non ho mai sentito sta parola sem. Cioè, almeno se su scherzi a parte, ci siamo, incredibile. Va bene, entro su Discord. Yeah, abbiamo preso il menu, il bonus. Vengo. Wow. No, non c'è come non c'è Lio. Dov'è? Ah, sta. On air. Pronto. Ah, non c'è lui. non c'è Lio. Glielo devo scrivere? Eccoci, ciao. Ciao Lio. Pronto? Qua. Ah, qua, che Lio mi fa qua? Non è Lio che mi fa qua, è il buon vino di Cometino. Ciao Lio, Cometino. Continua a dire Lio. Boia. Ciao. Allora, avevo fatto una promessa al mitico Andre, quindi cerco Warzone, aggiornamenti. No. Ciao. Chi è? Io. Oh, la leggenda! Ciao Lio. Ecco qua. Allora, Andre mi ha chiesto di leggere gli aggiornamenti di come funziona Warzone adesso. Perché c'ha i chip? Ehi Elfo, prova un fumifrutto. C'è Inciazzi? Ti saluta Leonardo, mi sa. Mappa, Torque, come Torquemada, quello famoso spagnolo della storia. Allora, vediamo un po'. Mappa, Torque. Ma no, perché in inglese? Vabbè, chi se ne frega. Tanto io l'inglese lo so, come se fosse un problema per me. Ma è perché c'era scritto tutto in italiano, poi vai qua e vedi che invece sono in inglese. Vabbè, ti dice mappa nuova. No, ha risolto dei bug. Zombie! Ma ci sono anche gli zombie Warzone, non sapevo. Benvenuto alla stagione 2 Reloaded. Porta una ricchezza di nuovi contenuti attraverso le modalità incluse mappe addizionali e modalità per multiplayer e zombie, l'arrivo delle glitch Fractus e Nightmare Skills in endgame, e un'abbondanza di armi, blueprints, operator skin e more unlocked across mid-season events e sfide. Jack, se posso dire la mia, sinceramente, sto fatto qui, cioè, secondo me non è nemmeno più Call of Duty, questo praticamente è il, possiamo dire, un Fortnite più militarizzato. Ti diranno che è PUBG e non Fortnite, i fan ti diranno allora PUBG è tutta un'altra cosa. Ah, non è Battle Royale?
questo come ti ho detto di più si avvicina a Fortnite, però più militarizzato. Che è caduto? Cioè, mi sembra il comitino è caduto. No, è rimasto il Flavibot. Ma che è Flavibot? Favij. No, è il bot che utilizza comitino Sì. per ubriacarsi, ho capito. Lì come va? Ti chiede per il Leonardo. coso. Non voglio parlare del VAR, ma il No, VAR sì. proprio me ne frega proprio. Ce ne Tutto a sbatto posto. tutte. Tutto a posto, Leo, tutto a posto. Purtroppo sta settimana è successa una piccola cosa che stava andando, diciamo, sul male, però alla fine abbiamo... Alla fine si è risolta. Lio è diventato Super Siamo Saiyan e ha tutti. salvato il mondo e ha E sconfitto adesso è Freezer. tutto a posto. Sì, hai sconfitto Freezer, meno male. Hai salvato il mondo. No, di più il fatto è che purtroppo quando le persone si sentono troppo importanti e uno glielo rinfaccia proprio a forza. L'ego è una cosa... Guarda, ti dico la verità, io quando ho visto una cosa, poi forse è meglio che lo dico in privato, ma ho subito capito che tipo di persone erano. Io le persone le riconosco subito come sono. È arrivato un fulmine alla Fantozzi, e sì, la Rettore, è vero, ma brava la Rettore però, brava. Allora veniamo un po' a mappe. Questo qui, Lio voleva che leggevamo, Andre, Baba, RH, chiamano così, voleva che leggevamo questo. Torque, mappa 6 contro 6. Hai cambiato nome in 30 secondi. Sì, Vampeta, adesso. Ok. Lancia un breakneck pulse, cioè devi speccare il collo. Che cavolo è? La battaglia di Los Angeles di Black Ops 2. Ma io non so qual è la battaglia di Los Angeles di Black Ops 2. Cliff Town. Denso urbana esperienza multiplayer 6 contro 6. Andiamo in Yemen. Ciao Yemen. Che bello il Yemen. Revisionata come una Cliff Town di Avalon. Nani. Vabbè, come il design originale, io dirò, ma non lo conosco. Missione Peak 20 contro 20. Bello 20 contro 20. Ma quindi hanno messo delle modalità in stile vecchio Call of Duty. Hai visto 6 contro 6, 20 contro 20. Questa non è il solito Battle Royale, diciamo. Preparati per un nuovo 20 contro 20. Skirmish, cioè 20 contro 20. Multiplayer con una grande città. Cattura i settori in strade medievali. Ma che cacchio. Connesse da una curva centrale. Due grosse curve che rimbalzano e fanno bong, bong, bong. Ah no, forse quella è un'altra cosa, vero? Non c'erano due grosse curve circolari, no. Peccato. Allora, Grind, grazie. Come sempre. Ma così come Tino non ti esce sia il sound che la scritta? Ok. Non è un po' un casino se disco due cose insieme? Vabbè. Fire in Range. Oh, la preferita dei fan. Ritorna in Black Ops 6 Iteration. Ora Black Ops 7, ma non capisco un cavolo di nulla. Grind 6 contro 6 introdotto in Black Ops 2. Queste sono due robe. Io per capire dovrei sapere come erano i giochi precedenti, ma non lo so. Nuove armi, vabbè, pistola. Incredibile, l'assault rifle, Voyak, anzi. Full auto, Swordfish, l'uomo pesce. Ce lo vedo un uomo che puoi usare un uomo pesce, te l'immagini? Uomo pesce. Era bellissimo. Nuove attacchi degli armi, cioè attacchi, vabbè, io non me ne intendo, ragazzi. Poi c'è nuove mappe multiplayer, c'è il Gauntlet, è nuova. Due team di 6 giocatori si affrontano uno contro l'altro in Domination e tante altre cose. Beh, ho capito, ma queste sono cose per aggiungere, per espandere un po'. Non è male, per carità, deve essere un bel gioco. Guarda, c'è una statua di Nettuno, ma che siamo a Bologna? Ma non è Bologna questa. Guarda, però c'è la statua del Nettuno. Hai visto? Questo... Anche perché a Bologna non è mica vestito il Nettuno, là col suo coso, davanti a tutti, si copre, signor Nettuno, si copre. Si metta qualcosa addosso. Come si copre il signor Nettuno? Cos'è guarda tutta questa esposizione davanti. Ma scusami, noi dobbiamo coprirci e lui va in giro, sta fermo, è una statua. Così, insomma, un po' di contegno. Se ci fosse stato il nostro amico ovviamente Catone, Marco Porcio Catone, avrebbe censurato, avrebbe messo un paio di qualcosa addosso, avrebbe censurato. Se Catone vedeva sta roba, direbbe, cos'è sta roba? Censura. Ok, nuova mappa zombie, Paradox Junction. Don't worry,
It ain't your time. Lo vedo con la voce di Undertaker questo. Calersis may be free. Ok, vabbè, quindi insomma una nuova battaglia per Paradox, quella nuova mappa al zombie, potentissima. Il nuovo nemico zombie, cosa sono ste robe? Tipo dinosauri? No, sono cani. Cani malvagi, cani zombie. Ma che belli, che carini i cani zombie. Ti piace? Un branco di cani zombie. Io so che vorresti affrontare un branco di cani zombie. Blundergat e Stundergat. Arma contro gli zombie. Ma quindi insomma punta molto sugli zombie la nuova season. Nuova in-game experience. Glitch Fracture, non so cosa sia. È una nuova modalità. Exotic Fabricator. Boh. Nuova season. Counter Skies. Boh. Skip video. Ah. A saltare i video. Vabbè. Weapons. Perché ci sono pure dei video nel gioco. Poi tutte le altre cose, multiplayer, mappe, errori corretti. Non c'è molto da leggere, è un po' noiosina come cosa, vedete, un po' noiosina. Però, ripeto, diciamo che se uno ci gioca si emoziona a vedere tutte queste modifiche, se invece uno non ci gioca è un po' più, come dire, un po' più ristretto di vedute, diciamolo così. Ok, attenzione. Ecco, ho trovato una cosa interessante intanto. Ho trovato vedete su Duolingo, questa qua. Sarebbe il programma, solo che devono ancora aggiungere queste. Però ormai è già stabilizzato, perché ci sono 11 sezioni, 11 unità della sezione 1, noi siamo arrivati alla 10, la prossima volta finirò la 10, chissà se inizio anche la 11, e poi la volta dopo finisco la 11. Sezione 2 sono 30 unità, poi 60 unità della sezione 4, e questo è il livello A2, perché vi spiego cos'è il CFR, perché questa è una cosa molto utile. Questa è la cosa più chiara del mondo. Vediamo se riesco a scriverlo in italiano. Allora, lo standard internazionale definisce la competenza linguistica su 6 livelli, da A1 base a C2 padronanza. In pratica, livello 1 principiante, comprensione e uso di espressioni familiari quotidiani e frasi base per soddisfare bisogni concreti. Livello 2 elementare, comprensione di frasi ed espressioni frequenti relative ad aree di rilievo immediato, informazioni personali, acquisti, geografia locale. Questo, il B1 secondo me serve più che altro se devi vivere in una zona, ovviamente anche viaggiare, capacità di gestire situazioni in viaggio, descrivere esperienze, eventi, sogni e speranze, proprio testi semplici. È già molto più avanzato, So che in inglese si chiama PET, il famoso esame PET, era il B1. È quello per gli animali? Non quello, no, il PET è un preliminare English test, si chiama. E poi c'è il FIRST, che è livello B2. Comprensione di idee complesse su argomenti sia concreti che astratti, interazione con spontaneità e fluidità con madrelingua. Però non sei madrelingua. Il C, a dire il vero, molti non sanno che anche in Italia molta gente non è a livello C. Molti non capiscono alcune espressioni elevate. Comprensione di Jack, il fatto è che in molti, e si può dire tranquillamente, in molti hanno praticamente il livello quello da scuola media, non il livello da professore, quindi. Ma infatti non è che tutti sanno l'italiano così bene da produrre testi. Chi c'è? Ciao Simo! Ciao Simo, scusa, stavo leggendo, penso che questo lo conosci anche te, il famoso CFR, quello per... È molto importante sta cosa, è proprio praticamente il nostro quadro. Io ad esempio c'ho quello lì da, diciamo, Simo, siamo su Discord se vuoi. Superiore, se possiamo dire così. Ma comunque non è una cosa che te lo dà la scuola, e se uno si vuole evolversi, basta solo che adesso con l'obbligo arrivi alle superiori, quindi non più a scuola media, il Politecnico ha fatto il TOEFL, fammelo vedere. Questo è grosso il TOEFL. Il TOEFL è molto grosso, sì. Bellissimo. Jack, immaginate uno che arriva adesso in chat è molto grosso. Io ho detto è molto grosso. Sì. Io ho detto l'hai fatto molto grosso, l'hai fatto molto grosso. Non so quando possa andare bene il fatto di sentire questa cosa qui. Molto grosso e spingeva, ecco qua, spingeva verso i livelli alti. Ma come si allunga?
Hai visto? Ma come sono lunga? Smettila. E partiva che era 35, poi è arrivato un bel 120, bestione alto come una casa. Scusa, è una roba linguistica, è ovvio. È talmente grosso che ti rimane sulla lingua, cioè, capisci che... Lì tu capisci sempre il contrario. Vi rendete conto che streamer che abbiamo? Poi dice che non ha pensieri lascivi. Ma scusami, io sto pensando che quando tu fai un test la tua capacità si ingrossa, cresce a dismisura, cresce e sale sempre di più. No, raga, ti raddrizza l'esperienza in una lingua, è una cosa importante. Ragazzi, stiamo provando, non ci riesce a non uscire con una frase. Sì, il TOEFL, cavolo, però costa un botto. Il TOEFL costa un botto. Io ho fatto le cose che facevano a scuola, cioè una obbligatoria in inglese, ma noi i nostri libri erano in inglese, quindi c'è sempre una fase di scarico. Esatto. Allora, io ti dico una cosa, io ho avuto... Cioè, prima ingrossa e poi si scarica, è ovvio. Dico, ora ti faccio ridere, io alla scuola media ho avuto il libro d'inglese per i cose estivi delle Winx, che tanto di DVD. Beh, non ho nulla da dire, io come ho fatto vedere tante volte, dammi un attimo, forse ce l'ho qua, dammi un attimo. Dio parla pure che io cerco una cosa. Come va? Ce l'ho da lontano. Vediamo che c'è. 100 euro lo pagavi oltre le tasse dell'università, ma nel 2000. Azz! No, io invece... sul quaderno. Noi invece avevamo il... come si chiama? Ci sono attaccate delle robe su un quaderno, guarda chi c'è, guarda chi ho io. Alla scuola elementare avevamo il coso delle Winx, il libro delle Winx, mi ricordo. Io guarda questo quaderno. Vabbè, tu però che culo, Con la firma. Però che culo tu. Però hai avuto tutti. Hai avuto culo. C'era pure l'unità di misura, guarda. Cose belle. L'unità di misura di con la Gran Giappone. No, mi si è attaccata la roba attaccata. Mi si è attaccato lo scotch. Mi si è attaccata la roba attaccata. C'è lo scotch. Che cacchio. Di un'altra roba che c'era sotto si è attaccato lo scotch. Raga, l'ho detto, oggi non ci riesce. Ma si è attaccato male lo scotch. C'è lo scoccino. Che cacchio, 3 spezzi di scotchato. Si è scocciato lo scotch, esatto. Non c'è altro. Niente, perché poi non l'ho mai usato. Cavolo, un Kogan non si tocca, guarda. Una roba con il Kogan non si tocca, ripeto, non si tiene lì in contemplazione. Vedi. Profuma di nuovo, c'ha i suoi anni, sta roba. Profuma di nuovo, cioè avrà 150 anni qualcosa. Collezione cartomode, sì, c'ha i suoi anni, ovviamente ti dice che, attenzione, Hulkamania è un marchio della Marvel, attenzione, è registrato alla Marvel, colpo di scena. Sì, ma lo sai perché? No. Lo sai perché? No. Solo per la parola Hulk. Anche Hulkamania e Hulkster sono registrati alla Marvel. Sì, ma solamente per la parte di frase Hulk. Lo so, per altro. Però è ironico perché Hulkamania, ripeto, è tutto copyright della Marvel dato a Titan Sport. Titan Sport è quella della... Se non mi ricordo male ci dovrebbe essere, ma ti parlo di un fumetto di anni tra i 70 e l'80, in cui si vede Hulk grigio affrontare Hulk Hogan e Hulk grigio mi sembra gli dice 100 euro pagare una volta. Come e tutti considerassi l'uomo più forte del mondo e utilizzi il mio nome, e mi sembra poi lo sbatte fuori dal ring, una cosa del genere, non ricordo. Beh, CM Punk usa la frase della cosa, it's clobbering time, che è la frase della cosa, it's clobbering time. Perciò vedi che alla fine non c'è sempre un legame con la Marvel. Vabbè, dove è stato? Mi sembra in Messico, hanno avuto magari un match tra un wrestler messicano e Batman, quindi che vabbè, ma in Messico non pagano i copyright, è una cosa che si sa. In Messico non pagano mai i copyright. Allora hanno la libertà su ste cose, quindi puoi fare quello che vuoi. Sì, certo. Ma sul serio, non hanno problemi, c'è una legge che ti permette di fare queste cose. È una legge diversa in Messico, veramente in Messico.
nel classico paese che ti lasciano fare quello che vuoi, non che sia tutto buono, come tu sai, il Messico. Vabbè, no, allora, in Messico c'è, anche in minima parte c'è la bontà, solamente che purtroppo hanno avuto una come si chiama, hanno avuto una brutta nomea a causa dei cartelli messicani. Quello è vero. Ma infatti, che poi è quello il vero problema. Non è che è tutto così, dai, è quello. Andassimo a vedere, cavolo, in America... È come la reputazione che ha l'Italia per colpa di quella organizzazione di 5 lettere che non nomino. È la stessa cosa, Gli italiani hanno questa reputazione. Hanno i tempi aztechi. Hanno creato un sacco di film, soprattutto voglio citare ad esempio El Santo, da quando era in vita ha fatto un bordello di film, tutti stile diciamo così peplum, ma erano fantastici. Quindi lui era famoso come attore anche oltre ad essere sì, basta, guarda, cerca un attimo ora su Google immagini, cerca film El Santo. Guarda quanti te ne escono. Sì, non mi esce un altro, mi esce un film con Arnold, mi sa. Val Kilmer, scusa. Ecco, il terzo, poi ce ne sono... Il museo de Cera, guarda, c'è pure Frankenstein. Cioè lui praticamente era un film che lui affrontava i nemici. Sì, lui praticamente faceva questi film in cui lui, tra virgolette, lottava contro determinate figure. E c'è anche... Se tu cerchi El Santo, Jesus Christ Vampire Hunter... Ma guarda, questo evito perché... No, ma quello lì lo conosco, quel film lì. C'è una scena in cui lui si vede. Dice, c'è una scena in cui lui si vede. Però comunque, sai, erano comunque film, come tu puoi vedere, erano film che avevano una sua cosa. E personalmente una cosa così... io la trovo a dir poco fantastica, perché comunque, sai, dici ti diverti comunque anche nel vederla sta cosa. Cioè, non c'è mai, sai, quel punto in cui dice possa essere volgare in qualche modo. Io penso che sia tutta la famiglia e i film suoi, penso. Assolutamente no, non ho mai personalmente visto niente di volgare. Ma ci credo, ragazzi, erano anche altri tempi, fra l'altro, poi sai com'è. Va bene, ragazzi, io devo chiudere la live, che anch'io ho degli impegni. Comunque, Simo, se mi dai un attimo, se vieni su Discord, io ti lascio un attimo lì, o poi io fra 5 minuti torno ancora. Ho una cosa urgente e poi torno. Comunque, intanto... Ci vediamo allora domani, sicuramente sul canale di Xinkai alle 16:30 fino alle 18:30, perché da lei stacco anche prima. E invece da me, martedì, finiamo Call of Duty Black Ops 3 finalmente. Martedì finiamo, così venerdì si apre un po' scenario. Di Peplum, ieri lì io leggevo proprio di Cleopatra, finché vanno in fallimento da 20 Century Fox. Ma quello con la cosa, con Elizabeth Taylor, quello con lei. Cavolo, quel film lì hanno speso un casino per fare quel film. No, ma allora il fatto è che comunque il genere Peplum è un genere che si poteva fare sia su film, sia sai... È arrivato, devo staccare ragazzi, è arrivato il corriere proprio adesso, poco cade. Arrivo ragazzi.